Live appena finito, tanta roba. Suoni spaccavano, ho copiato. Ciao chitarristi e bentornati su Shape Your Tone. Io sono Ale e oggi abbiamo un video super speciale perché vi porto sul palco in un vero live con la mia band, gli Endgame. Me l'avete chiesto in tantissimi, ma Ale, perché non parli mai della tua band? Da adesso comincerò a parlarne in maniera molto più consistente. Se questa idea vi piace fatemelo capire, lasciate un bel like qui sotto e se questo video arriva almeno a 1000 like vi racconto altre cose, altri aneddoti, altre disavventure, insomma tutto quello che vorreste sapere sulla band lo saprete. Ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi al canale con la campanella e lasciare anche un bel commento qui sotto. E se poi un giorno vi svegliate e vi dovesse venire e se poi un giorno vi svegliate al mattino e decidete che volete ascoltare la nostra musica, qui sotto trovate anche il link a Spotify. Ok, ora andiamo dritti nel video e vi racconto tutti i 6 giorni, dal lunedì al sabato, tutta la strumentazione, tutta la preparazione e tutto quello che ci sta dietro, live compreso ovviamente. Giorno 1. Prime prove, dopo un po' di tempo ci siamo trovati con la band giusto per togliere un po' di ruggine e suonare insieme. Però sono leggermente in ritardo. Ovviamente le prove sono andate molto bene e giustamente il mio cervello, liberato da tutta la pressione del saper suonare, ha iniziato a ragionare su tutto quello che poteva succedermi e tutto quello che poteva servirmi in live sul palco. Allora, aggiornamento attrezzatura, stomp con 3 suoni per ora. Clean, drive e suono lead. Qui mi sono accorto che mi manca un bottone, quindi per avere l'accordatore userò un accordatore a parte con stomp, con questo terzo foot switch dedicato a un effetto, in questo caso il delay, che mi dà anche un po' di boost di volume. Male non fa, mai. Ok, se questo vi è sembrato un ragionamento un pochino contorto, non sapete cosa vi aspetta. Giorno 2. È martedì, aggiornamento rispetto a quello che ci siamo detti ieri sera. Allora, io ho iniziato a tirare fuori un po' di pedali, la base della pedaliera che adesso ve la faccio anche vedere, che è qui. E di qua invece ci sono tutti i pedali, neanche tutti, perché come vedete manca Stomp, che è il cuore della mia pedaliera. Sto iniziando a fare un po' di ragionamenti per avere qualche piano di riserva in caso qualcosa dovesse andare storto. Ho sempre l'ansia che qualcosa non funzioni, si rovini, si rompa, quindi non ne voglio sapere niente di queste cose. E allora mi voglio fare una pedaliera che sia in grado di coprire il piano A, ma anche eventuali imprevisti. Speriamo di non cadere vittima di imprevisti che non sono stati previsti. Qui ho iniziato davvero a preparare le cose, tanto che una parte di pedaliera l'abbiamo anche assemblata insieme in live. Quello che dovrebbe succedere è che questa pedaliera mi aiuti in diverse situazioni. Quale occasione migliore di spiegarvi tutte le motivazioni dietro ogni singolo pedale e anche rispondere a tutte le vostre domande. Quello che vedete per ora serve solo per eventuali piani di emergenza. Il core di tutto il mio suono resta sempre solo HX Stomp con l'accordatore a parte. Piano A, entro nell'accordatore, HX Stomp dritto, fine, niente. Qui sotto abbiamo un delay e un distorsore. Metti che lui decide sabato sera che non è serata, io voglio avere un piano B, perché i pedali sono il piano C. Piano B. Il piano B è lei, ovvero la Boss GT1000 Core. Giorno 3. Ok, ora la parte principale della pedaliera è quasi pronta e ovviamente, come tutte le cose, io ci sono arrivato così. Ho un problema. Mi serve il velcro per attaccare Stomp, l'accordatore e l'alimentatore alla base singola che sto facendo per ora. Questa è la situazione. Qui dentro da qualche parte ci sarà il velcro, in mezzo alle cose di Final Fantasy, i pezzi della sedia, un pad cinese della Play. Io ti troverò. Ho trovato il velcro. Ora, piccolo trucco, perché ho messo lo scotch di carta qui sotto? Semplicemente perché non voglio attaccare il velcro direttamente alla gomma, perché sennò si rovina. Allora metto lo scotch di carta, sopra lo scotch di carta ci attacco il velcro, fa anche più presa sullo scotch di carta rispetto alla plastichina gommina che c'è sul pedale. Ti piace? Ok, direi che ci siamo. Accordatore, cavetto, stomp. Qui ho lo spazio per uscire. Mi sa che la metto in orizzontale, non così in verticale, perché così ho paura che magari col piede ci prendo dentro e nel calcio si stacca. Però così almeno esco dalla pedaliera con una presa sola. Quando questo finirà qui dentro, ci saranno attaccate anche tutte le altre cose. E la ciabatta andrà qua. Ok, più o meno così somiglia alla pedaliera finita. Poi, ovviamente, altra serata di prove. Questa volta però in uno studio diverso, in affitto, così avremmo avuto le ore contate. Diciamo che abbiamo voluto metterci un po' alle strette, così siamo stati sicuramente più efficienti. Infatti... Minuti di pausa. E qui mi sa che qualcuno ha preso spunto troppo alla lettera. Yo! Digli qualcosa, batterista, digli qualcosa, insultalo. Raga, non ci capisco un cazzo. Ma meno male che ci sono io!
abbiamo 2 accordatori uguali, 2 HX Stomp, uno tra l'altro manca che dovrebbe essere là, ma non c'è. Non c'è, ma ci sarà dopodomani facciamo altre prove. E niente, ce l'abbiamo fatta, ci saranno 3 HX Stomp sul palco. Mi sento un po' papà. Giorno 4. Allora, era giovedì e in previsione delle ultime prove del venerdì sera e del live poi di sabato, direi giornata cambio corde. Anche questo l'abbiamo fatto in live e raga, per fortuna lo abbiamo fatto. Ho fatto bene, ho fatto benissimo. Si è rotta, ho mosso la corda e si è spezzata. Questa si sarebbe rotta sabato sera se io non avessi cambiato le corde. Raga, mi raccomando, cambiate sempre le corde prima di un live. Anche se le sentite bene, suonano ancora bene, sono belle brillanti, la sicurezza non è mai troppa. Sono paranoico, si capisce? Ok, ora che avete visto com'è composta la pedaliera in ogni sua parte, passiamo al giorno 5. Quinto giorno, quindi ultima giornata di prove. Il parcheggio non c'è? Sempre? Buonasera. Buonasera. Non voglio più fare un gradino per tutta la mia vita. Finalmente si unisce a noi anche il bassista, perché tanto normalmente non si sente, quindi non si è visto fino ad ora, ma giusto così. Dimmi tutto, caro. Allora, prima di tutto... È una cosa seria oppure no? No, sì che c'è. Ah, è una cosa seria. Delusione. Quindi ora ci chiudiamo in studio e recuperiamo tutto il tempo possibile. È contento troppo. Digli qualcosa di brutto. Allora, ultimo riassunto, in teoria dovrebbe essere tutto definitivo. Piano A, definitivo, funziona, siamo tutti contenti, questo lo posso spegnere, sennò consuma la batteria per niente. Piano A e piano C, piano B ancora a casa perché tanto hai i suoni pronti e solo da attaccare. Questi mi servono solo se lui muore, perché se lui muore io entro in un amplificatore qualsiasi, il primo che trovo, anche tipo uno di cartone, va bene. Poi il qua mi serve solo per fare il tamarro e vabbè la chitarra, che schifo. La scarpa che scorreggia. Giorno 6. Finalmente la giornata del live, quindi abbiamo fatto una bella mattinata a rifinire i suoni e fare gli ultimi aggiustamenti che possono servire. Ci sono tutte diverse. Subito dopo pranzo al volo e raga non ci vedo più dalla fame. Ho appena finito di mangiare. Pranzo al volo e si parte. Stiamo andando a Milano finalmente. Ora ce l'abbiamo il check alle. Presupponiamo che sia un quarto alle 9. Alle 9, quindi più o meno fra 2 settimane suoniamo. Shape Your Dawn, Play to Survive, parte 1. Dei posti ci sono. Siamo arrivati. Mi hanno promosso a fattorino della batteria. Siamo tutti promossi a fattorino della batteria. Coccobello! Allora, soundcheck finito. Com'è andata? Per tutti gli amici bassisti, oggi mi sento... Non è una cosa così Non scontata. è una cosa così scontata. Lui si sente, l'importante è gli altri che non lo sentono. Hanno appena iniziato a suonare, il primo gruppo si spacca, adesso faccio il giro e ve li faccio vedere. Signor Brambilla, com'è questa pasta? Buona, direi forse sono arrivato un po' tardi. Voto da 0 a 10? Abbiamo un quarto d'ora, ragazzi. Penso di non avere più una goccia d'acqua in corpo. Live appena finito, tanta roba. I suoni spaccavano, adesso sta suonando Pino. Stiamo riordinando, ma ho copiato
Raga, quella settimana è volata e a breve ce ne sarà anche un'altra. Noi siamo già pronti per la prossima. Magari avremo dei ritmi un pochino più blandi, però ci saremo. La sensazione comunque sul palco del Legend è una roba assurda, troppo bella e non vedo l'ora di tornarci. Ovviamente per sapere il quando dovete seguirmi su Instagram, anche perché nelle storie racconto sempre tutto e poi vabbè, vi faccio vedere anche cose che normalmente non dovreste vedere. Io vi ricordo che se volete vedere altri video come questo lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale con la campanella perché raga sarà sempre tutto di più, di più, di più.